Salve, in questo tutorial andiamo a vedere come realizzare un bellissimo cavallo che può essere trasformato in un unicorno. Basterà aggiungere le ali e la criniera colorata e naturalmente il corno sulla fronte e si trasformerà nel nostro bellissimo unicorno. Andiamo a vedere come si realizza. Iniziamo il nostro lavoro dal muso del cavallo. Andiamo a realizzare un anello magico di 6 maglie. Facciamo una media in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo 18 maglie per altri 3 giri. Andiamo ora a fare ogni 2 maglie una diminuzione, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Facciamo un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 13 maglie basse. Un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 15 maglie basse. Un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le nostre 24 maglie per altri 6 giri. Andiamo ora a fare una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 22 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica, andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Andiamo ora a riprendere gli aumenti, andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 22 maglie basse. Un aumento nella prima e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 24 maglie basse. Un aumento nella prima e un aumento nell'ultima, in tutto saranno 26 maglie basse. Un aumento nella prima e un aumento nell'ultima, in tutto saranno 28 maglie basse. Un aumento nella prima e un aumento nell'ultima, in tutto saranno 30 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e in tutto saranno 32 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 34 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 36 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 38 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 40 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 42 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 44 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 46 maglie basse. Ancora una volta un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 48 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 50 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 52 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 54 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 56 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 58 maglie basse. Per l'ultima volta un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 60 maglie basse. Forza e coraggio, siamo a metà cavallo, andiamo ora a fare altri 9 giri di 60 maglie basse. Arrivati a questo punto dovete fermarvi, prendere un bel cioccolatino perché ve lo meritate dopo tutto questo lavoro fatto. Dobbiamo ora cominciare le diminuzioni. Andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 58 maglie basse. Facciamo un altro giro di 58 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 56 maglie basse. Facciamo un altro giro di 56 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 54 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 52 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una nell'ultima maglia, in tutto saranno 50 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 48 maglie basse.
una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 46 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 44 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 42 maglie basse. Facciamo un altro giro di 42 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 40 maglie basse. Facciamo un altro giro di 40 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 38 maglie basse. Facciamo un altro giro di 38 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 36 maglie basse. Facciamo un altro giro di 36 maglie e poi riempiamo con l'ovatta sintetica. Riempiamo bene la testa e il corpo del nostro cavallo, andiamo a dare un po' la forma e proseguiamo con il lavoro. Lavoriamo per ancora 8 giri, 36 maglie basse. Forza e coraggio, siamo arrivati quasi al termine. Andiamo ora a fare ogni 4 maglie una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Continuiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Ogni 2 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Andate ad inserire nella testa del cavallo anche un po' di filo di ferro in modo da poter modellare poi la testa prima di chiudere il corpo. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Dopo aver chiuso tutta la parte, andiamo a lasciare un po' il filo lungo e lo andiamo a nascondere all'interno del lavoro. Dobbiamo ora realizzare le zampe. La prima parte dello zoccolo della parte di sotto fino al 25° giro sono identiche, sia la parte anteriore della zampa sia quella posteriore. Dal 25° giro cambieranno un po' di cose. Per le zampe le lavoriamo allo stesso modo fino al 25° giro, sia la zampa anteriore che quella posteriore. Andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie, chiudiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo per altri 2 giri 18 maglie basse. Facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Facciamo 6 diminuzioni, in tutto saranno 6 maglie basse. Un altro giro di 6 maglie basse. Se a voi conviene andate a riempire già da ora la zampa, se invece riuscite a farlo con le pinzette lo potete fare anche tranquillamente successivamente. Un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Andiamo a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Andiamo a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 8 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 6 maglie basse. Lavoriamo 6 maglie basse per altri 10 giri. Da questo punto in poi facciamo per la zampa anteriore e poi faremo la zampa posteriore, quindi fino a qui sono uguali. Da questo punto andremo a lavorare per la zampa anteriore ora. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, e in tutto saranno 8 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 8 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 6 maglie basse. Facciamo ora un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 7 maglie basse. Un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 8 maglie basse. Un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 9 maglie basse. Un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 11 maglie basse. Un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 13 maglie basse. Un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse.
Ancora un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 15 maglie basse. Un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 17 maglie basse. Per l'ultima volta facciamo un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le nostre 18 maglie per altri 5 giri. Possiamo ora staccare il nostro filo, lo lasciamo un po' più lungo in modo da poterlo poi cucire e andiamo a riempire, se non l'avete già fatto, e andiamo ad inserire magari anche un filo di ferro per farlo reggere meglio, come ho fatto vedere in altri video. Per realizzare l'orecchio abbiamo una catenella di 7 maglie, lavoriamo 7 maglie basse poi nelle 7 catenelle. Giriamo il lavoro e lavoriamo nuovamente 7 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia, in tutto saranno 6 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia, in tutto saranno 5 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, in tutto saranno 4 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, in tutto saranno 3 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, in tutto saranno 2 maglie basse. Lavoriamo un'unica maglia e stacchiamo il filo. Fatto questo, partiamo dal laterale, andiamo a fare il contorno di maglie basse in modo da rifinire tutta la parte dell'orecchio. In questo modo partiamo dall'angolo e andiamo a fare le maglie basse tutto intorno fino a raggiungere l'altro lato, senza lavorare questa parte di sotto, non serve perché andrà cucita alla base della testa. Finito le maglie basse possiamo staccare l'orecchio e dare un po' la forma. Per la zampa posteriore cominciamo come quella anteriore, arrivati a quel punto dove vi ho indicato e continuiamo in quest'altro modo. Andiamo a lavorare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 8 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Facciamo ora una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno nuovamente 8 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 6 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 8 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Andiamo a fare 2 aumenti nelle prime 2 maglie e 2 aumenti nelle ultime 2 maglie, in tutto saranno 20 maglie basse. Andiamo a fare 2 aumenti nelle prime 2 maglie, 2 aumenti nelle ultime 2 maglie, in tutto saranno 24 maglie basse. Facciamo ora un altro giro di 24 maglie basse. 2 aumenti nelle prime 2 maglie, 2 aumenti nelle ultime 2 maglie, in tutto saranno 28 maglie basse. Facciamo un altro giro di 28 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le nostre 30 maglie per altri 8 giri. Andiamo ora a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 28 maglie basse. Facciamo ora 2 diminuzioni nelle prime 2 maglie e 2 diminuzioni nelle ultime 2 maglie, in tutto saranno 24 maglie basse. 2 diminuzioni nelle prime 2 maglie e 2 diminuzioni nelle ultime 2 maglie, e in tutto saranno 20 maglie basse. Fatto questo, dobbiamo solo concludere con 10 maglie per la parte davanti della zampa. Andiamo a fare 10 maglie basse da questo lato, per l'altro lato andiamo a fare 10 maglie basse dal lato che verrà coperto, quindi da sopra. Qui verrà leggermente più lunga la parte che verrà al di fuori del cavallo, quindi andate a fare semplicemente un giro di 10 maglie dalla parte esterna della gamba per finire il lato. Quindi in base al lato del posteriore vado a fare le 10 maglie in più in questo modo. Entro nella maglia e vado a lavorarmi 10 semplici maglie basse e poi chiudo il lavoro. Per le 2 zampe posteriori andiamo a fare questo lavoro. 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10 e vado a chiudere il mio lavoro in modo che questa parte che viene esternamente verrà un pochino più alta in modo da poterla cucire sul posteriore del cavallo. Andiamo poi a inserire il filo di ferro nelle zampe e andiamo a inserire anche l'ovatta sintetica e ci aiutiamo con le nostre pinzette. Se non lo abbiamo fatto già prima, lo facciamo ora. Decidete un po' voi come è meglio per voi procedere. Stringiamo la parte larga dell'orecchio e chiudiamo col filo. Andiamo a stringere e andiamo a cucire al lato della testa del cavallo e andiamo a cucire in questo punto qui tra il collo e la testa. Andiamo a fermare qui. Con il filo entriamo alla parte davanti del muso qui e andiamo a realizzare le due fossette per le narici. Entriamo in questo modo, tiriamo leggermente e realizziamo queste piccole fossette da una parte e l'altra del muso. Andiamo a tirare il filo in modo che si formi il buchino in questo modo. Passiamo più volte fino a quando non vediamo che viene delineato meglio il muso. Stessa cosa andiamo a fare per l'altro lato. Usciamo poi con l'ago verso laterale e andiamo a realizzare la parte del muso superiore. Entriamo da una parte e l'altra con piccoli punti in modo da rifinire il muso del cavallo. Vado da una parte e dall'altra in modo che il filo, tirandolo, mi crea, diciamo, la struttura del viso del cavallo. Vado da una parte e l'altra fino a raggiungere l'occhio. Prendo due perline e le vado ad incollare proprio qui nell'incavatura che ho lasciato con il filo, in questo punto, e lo vado poi a contornare con il filato bianco. Dopo aver incollato vado a realizzare il contorno all'occhio. Passo più volte il filo in modo da fermare bene intorno all'occhio, in questo modo. Vado a delineare il contorno prima a quest'occhio e poi vado a fare anche l'altro occhio allo stesso modo. Ripasso sul filo in modo da fermarlo bene. Stessa cosa vado a fare anche per l'altro occhio. Vado a contornare l'occhio sopra e sotto e poi ripasso in modo da fermare bene il filo.
Per rendere il muso più realistico al nostro cavallo possiamo utilizzare i colori per la stoffa e andiamo a delineare le parti che abbiamo messo in rilievo e rendiamo il nostro cavallo, in questo modo possiamo dare al nostro cavallo un aspetto un po' più realistico. Possiamo anche metterle un po' nelle orecchie e così anche sulle zampe e il resto del corpo. Con il filato esco nel laterale e vado a delineare il collo in modo da far venire fuori le venature. Tiro il filo da una parte e l'altra e vado a segnare, così come abbiamo fatto sul muso, vado a segnare anche il laterale del collo. Tiro da una parte e l'altra in modo da far venire questa linea. Riprendo da dove sono uscita e ripasso in questo modo, tiro e vado a fermarmi a questa altezza fino all'altezza del collo. Fatto questo posso poi staccare e fermare il filo in questo modo e vado a colorare anche con il colore all'interno della piega che ho realizzato. Andiamo poi a cucire a questa altezza le zampe, qui dove c'è il petto andiamo a questa altezza qua e cuciamo le zampe davanti. Dopo aver inserito il filo di ferro andiamo a cucire le zampe anteriori e poi andiamo a cucire le zampe posteriori. Per le zampe posteriori andiamo ad inserirle all'interno col filo di ferro e poi andiamo a fermare la parte leggermente più alta, quella di 10 maglie in più, in modo da coprire la parte qui e poi andiamo a cucire. Posizioniamo le zampe al posto giusto, qui davanti e dietro, prima mettiamo degli spilli in modo da tenerle per bene ferme nel momento in cui andiamo a cucire. Dopo aver appuntato gli spilli andiamo a cucire maglia per maglia tutto intorno. In questo modo entriamo sul corpo e andiamo a prendere un po' della zampa in questo modo e andiamo a cucire bene tutto il contorno. Per cucire le zampe dalla parte posteriore vado ad applicare la parte alta della zamba, quella delle 10 maglie in più, su questo lato. Appoggio in questo modo e vado a mettere prima gli spilli e vado a cucire poi con calma, appoggiando in questo modo, in modo comodo, vado a cucire maglia per maglia tutto intorno alla zampa. Per realizzare la criniera al cavallo sono andata ad avvolgere il filo intorno a un cartoncino della misura che desidero realizzarla. Poi ho passato la piastra a frisè sopra, oppure potete passare qualsiasi altro tipo di ferro in modo da rendere la vostra lana più particolare, in modo da realizzare questo tipo di criniera. E vado a centrare sulla testa in questo modo da una parte e l'altra. Vado a cucire sulla linea sopra con l'ago, vado a fermare i vari punti della lana in modo da bloccare il centro. Vado poi a tagliare dei ciuffetti più piccoli per la parte davanti. Poiché io adoro gli unicorni, vado a trasformare il mio cavallo in un bellissimo unicorno. Vado a prendere dei filati di lana colorati del gusto che preferisco e vado a fermare al centro tutta la parte, cucendo la parte superiore centrale, in modo da bloccare tutti i fili.
taglio dei filati un pochino più corti per realizzare la parte davanti. La vado a posizionare proprio davanti alle altre, in questo modo piego un po' leggermente verso il centro e vado a fermare, così come ho fermato questa parte vado a fermare anche la parte davanti. Fatto questo, vado poi a rifilare sotto in modo da farli della stessa lunghezza. Per la coda facciamo la stessa cosa, andiamo a avvolgere su un cartoncino la misura che desideriamo, tagliamo la parte di sotto come facciamo solitamente per i capelli e andiamo ad unire la parte centrale proprio al centro in questo modo. Fatto questo, andiamo a passare il filo più volte qua fino a riempire tutta la parte, così come ho fatto qui. Ho riempito tutta questa parte e poi vado a cucirla qui alla base dietro. Vado a cucire questa parte che ho passato più volte con il filo in modo da bloccare bene il tutto. Posiziono la coda al centro, magari mi aiuto anche con degli spilli, e vado a fermare bene cucendo intorno. Dal pannolenci poi sono andata a tagliare due bellissime ali di questo genere. Ho realizzato la forma del pannolenci bianco e poi l'ho colorata con i colori per la stoffa e sono andata ad applicarle al lato del mio unicorno. Vado ad applicare anche un corno fatto sempre di pannolenci sulla fronte. Dopo aver realizzato il mio cono con il pannolenci, l'ho avvolto con un filato, quindi questo è giallo, questo è bianco, e sono andata poi ad applicarlo sulla fronte del mio unicorno. Divertitevi, realizzatelo di tanti colori diversi, come più la fantasia vi ispira. Io ho trasformato il mio cavallo in un bellissimo unicorno, li adoro tantissimo e quindi ho trasformato il mio cavallo in un unicorno, ma va benissimo anche come un bellissimo cavallo. Vi do un grande bacio, un grande abbraccio, condividete il video, mi raccomando, fatelo conoscere a chi vorrebbe realizzarlo, oppure se volete esserlo realizzati e quindi vi do un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao, a presto.